Pelikan Edelstein Jade, questo color giada. È vero che nella gamma esiste già un'acquamarina e che in tempi più recenti è uscito il colore dell'anno, apatite. Mi viene da pensare, ancora prima di provarlo, questo che cos'è? Rimane un po' schiacciato fra l'uno e l'altro? Sono tinte così gradevoli. Metto insieme anche il topaz, sebbene si allontani e si discosti parecchio, ma sono quelle tonalità che a me piacciono parecchio. E allora eccolo qua, Jade, un color giada che vista all'interno del calamaio non sembra proprio giada, mi ricorda un pochettino più la tinta petrolio, un ottaneo leggero, comunque un inchiostro simpatico, mi ricorda alcuni inchiostri della Sailor, della serie Manio, molto apprezzati. Il mio gusto è quello e quindi mi ritrovo un po' a casa. Vedo tante sfumature già nell'imboccatura del calamaio. Allora, visto che di quello stiamo parlando ancora prima dell'inchiostro, è il solito benvenuto calamaio Edelstein, un bocchettone generoso dove possiamo andare a infilare tutto quanto, ad intingere quello che vogliamo, caricare le penne, anche quelle un pochettino più massicce come diametro. Insomma, a me piace molto, bello stabile, mi piace questo vetro così spesso che trapassato dalla luce mette in evidenza tantissime sfumature. Mi lecco i baffi perché poi spero di ritrovarle alla prova dinamica nella scrittura e non rimango deluso. Già, perché gli inchiostri che vi ho citato poc'anzi è vero che possono ricordare anche questo giada di Edelstein, però non hanno questa capacità di coniugare la pienezza del tratto. È vero che lo sto provando su un pennino Music di Sailor, ma coniugare anche queste sfumature e queste dissolvenze, questa pienezza del tratto legata però anche ad una evanescenza man mano che solleviamo un pochettino la pressione. Sì, a me piace davvero parecchio. Anche quando vado a fare un rapido cambio di carta ritrovo le stesse caratteristiche, quindi non è già certo la carta economica sulla quale scrivevo prima che metteva in rilievo queste caratteristiche, no, me le ritrovo qua, a maggior ragione su questo blocchetto. Si chiama Patto il produttore, un blocchetto molto intelligente, mi è piaciuto tantissimo, ve ne parlerò in un video a parte. Qui le doti, le caratteristiche sono ulteriormente enfatizzate. Una tinta che è, come possiamo dire, in linea con la funzionalità, perché gli inchiostri Edelstein, un po' tutti Pelikan intendiamoci, non serve andare a spendere qualcosa di più nella linea quella plus come la Edelstein per avere una formulazione di qualità. Qui abbiamo le tinte, abbiamo senza dubbio qualcosa di più, ma la qualità, cioè lo standard funzionale degli inchiostri Pelikan è abbastanza riconosciuto e per fortuna omogeneo un po' su tutte le tinte, qualcuna più, qualcuna meno, si intende, però davvero notevoli. Si può andare a colpo sicuro con qualsiasi pennino, qualsiasi penna, qualsiasi asperità della carta, bene, sono fatti assolutamente con criterio e quindi ripagano noi appassionati. Anche la prova su carta Rhodia, sull'Uniblank di Rhodia, mette in evidenza l'omogeneità, le caratteristiche di questo inchiostro, cioè la tinta resta quella che abbiamo visto, semmai, come potete vedere, viene amplificata questa variazione di saturazione fra flusso oppure pressione del tratto, quindi rendendolo ancora più vivace, però l'intonazione resta quella. Brava Pelikan, te lo dico tante volte. Mi ricorda anche su carte un pochettino più chiare un inchiostro vintage della Montblanc, che però sarebbe un turchese, ma li ho quasi confusi in un paio di volte che sono andato a fare i confronti. A proposito di confronti, è un inchiostro che a dispetto di quello che avrei pensato
risponde bene anche sulla carta avoriata. È da un po' di tempo che ho sotto mano questo blocco della Penco e l'ho voluto provare anche qui. Carta avorio decisa, per dare un'idea a voi che non lo avete davanti nella sua pienezza tonale, ricorda molto la carta Havana, quella della Quo Vadis, del blocco Havana per l'appunto, quindi un crema carico, un avorio abbastanza carico. La tonalità resta quella, cioè il mio Edelstein Jade è molto riconoscibile anche qua, anche su una carta che ovviamente vira parecchio e non sempre premia le tinte come l'azzurro o il blu chiaro, perché tenderebbe a spegnerli un pochettino, a virarli ovviamente verso più un verde spento. In conclusione, un inchiostro che un po' come tutti gli Edelstein non mi ha dato problemi né di spiumaggio né di passaggio da una parte all'altra, poi insomma si vede che la tinta è leggera, buona capacità coprente assolutamente, soprattutto poi in combinazione con un pennino generoso come quello della Sailor Music, ma avete visto anche con pennini più leggeri si comporta molto bene, cioè il tratto risulta leggibile. Una conferma, in conclusione, della qualità di questa gamma Edelstein, di questi inchiostri preziosi che Pelikan ha messo sul mercato ormai da parecchi anni, molto omogenei come rendimento, ma il rendimento è buono e le tinte sono assolutamente delle tinte ben realizzate con pigmenti di qualità. A voi tutti amici, grazie, vi lascio ancora qualche immagine a scorrere per avere un quadro un po' più completo e l'invito è ai prossimi video. Saluti inchiostrati!